Immagina di vivere a Roma più di 2000 anni fa. Un uomo solo riesce a diventare generale, politico, scrittore e a far tremare l'intera Repubblica Romana. Quell'uomo è Gaio Giulio Cesare. Giulio Cesare nasce nel 100 a.C. in una famiglia nobile ma non particolarmente ricca. Fin da giovane mostra due caratteristiche che non lo lasceranno mai: un'enorme ambizione e una fiducia assoluta in se stesso. Cesare non vuole fare carriera lentamente, vuole arrivare al comando e vuole farlo senza aspettare. Diventa politico, ma soprattutto generale, ed è lì che mostra tutto il suo talento. Tra il 58 e il 50 a.C. guida le guerre in Gallia, conquistando territori vastissimi. Ma Cesare non è solo un grande militare, è anche un abilissimo comunicatore. Scrive un libro famoso, il De Bello Gallico, in cui racconta le sue imprese parlando di se stesso in terza persona, come se fosse uno storico neutrale. In realtà sta dicendo a tutti: guardate quanto sono capace, guardate cosa sto facendo per Roma. I soldati lo adorano, il popolo lo ama, ma il Senato comincia ad aver paura. Già, perché a Roma c'è una regola fondamentale: nessun generale può entrare in Italia con il proprio esercito. Quando Cesare torna dalle guerre, il Senato gli ordina di sciogliere l'esercito. Se disobbedisce, diventa un nemico di Roma. Arrivato davanti al fiume Rubicone, il confine che separa la sua provincia dall'Italia, Cesare prende una decisione storica: attraversarlo con l'esercito, anche se è vietato dalla legge. In quel momento pronuncia una storica frase: Alea iacta est. Il dado è tratto. Come in un gioco di dadi, una volta lanciato, non puoi più fermarlo. Cesare sa che se attraversa il Rubicone non potrà più tornare indietro, ma lo attraversa lo stesso, e così inizia la guerra civile. Da una parte Cesare, dall'altra Pompeo, il generale più potente di Roma, sostenuto dal Senato. Pompeo viene sconfitto e Cesare diventa l'uomo più potente di Roma. Gli viene dato il titolo di dittatore. Cesare non governa male, riforma il calendario, aiuta i cittadini più poveri, cerca di rendere Roma più stabile, ma il problema rimane: ha troppo potere nelle sue mani. Alcuni senatori organizzano una congiura. Il 15 marzo del 44 a.C., le famose Idi di marzo, Cesare viene assassinato in Senato. Tra i congiurati c'è Bruto, che Cesare considerava quasi come un figlio, anche se non lo era realmente. Secondo la tradizione, vedendolo tra gli assassini, Cesare dice: Tu cuoque, Brute! Anche tu, Bruto. Giulio Cesare muore, ma la sua storia non finisce lì. Dopo di lui nascerà l'impero romano. Cesare resta il simbolo di un uomo geniale, carismatico, capace di grandi cose, ma anche troppo potente per una repubblica. Un uomo che volle essere il primo e cambiò per sempre la storia di Roma.